Ciao a tutti, sono Franco Pepe, ci troviamo a Caiazzo da Pepingrani. Questa è la saletta che si chiama Autentica. Autentica è la pizzeria più piccola al mondo. 8 posti, un forno per una pizza, una serata insieme a me, queste 8 persone a cui io racconto la mia pizza, la mia esperienza, il mio progetto. Oggi vi presenterò 2 ricette. Oltre al mio impasto lavoreremo soprattutto sul pomodoro, datterino giallo, il pizzutello. Il pomodoro è un ingrediente importante soprattutto per la dieta mediterranea e poi vi farò capire anche il perché. Gli ingredienti per un buon impasto sono acqua, sale, lievito di birra, ho un po' di pasta acida, farina 0, 00. Prendiamo un contenitore. Io ho questa piccola mano in legno che un po' ci porta indietro con gli anni, no? Voi da casa potete prendere pure una ciotola in acciaio o in plastica. Versiamo un po' di farina all'interno del contenitore e poi versiamo dell'acqua. 1 litro d'acqua. Una volta inserita l'acqua andiamo a mettere del sale e iniziamo a mescolare e man mano con un'altra mano inseriamo la farina. Quanto è ancora liquida, per chi ce l'ha, io ho preparato un po' di pasta acida che ci aiuta nella sua lievitazione. A un certo punto inseriremo pochi grammi di lievito che a seconda della temperatura e della lunghezza della lievitazione della farina vanno dai 3 ai 5-6 grammi di lievito. Man mano vediamo che notiamo a tatto che si inizia a formare la maglia glutinica, quindi l'elasticità all'impasto. Dopo aver lavorato per una ventina di minuti, ecco, la massa si è formata, la massa omogenea, abbastanza liscia e questo è l'impasto completato e adesso lo mettiamo a lievitare per almeno 10-12 ore, dipende sia dalla farina, sia dalla grammatura di lievito, sia dalla temperatura. Adesso la copriamo con un panno e aspetteremo le sue ore di lievitazione. Ecco qua il nostro impasto, morbidissimo, una delicatezza incredibile. Bellissimo. Allora faremo dei panetti, la grammatura del panetto la decidiamo noi. Se vogliamo fare un panetto che può andare bene per un apporto nutrizionale 200 grammi, possiamo andare 250-280, dipende da come noi vogliamo la nostra pizza. Ecco qua un panetto da 250 grammi. Allora questo panetto l'abbiamo fatto da 250, il classico, mentre io mi faccio un panetto più piccolo, eccolo qua, 200 grammi. Adesso abbiamo pronti 2 panetti, uno da 250 grammi, uno da 200, perché voglio realizzare 2 ricette per voi diverse, soprattutto sulla funzionalità delle 2 ricette e adesso li lasceremo riposare ancora qualche ora, che poi dalle 2 alle 4 ore di lievitazione ancora. Vediamo la lievitazione del panetto. Ok, ci siamo. Stendiamo bene il panetto. Ecco, lo posizioniamo sulla pala. Allora, oggi vi faccio una pizza un po' diversa, un po' dalle classiche. Lavoreremo con i pomodori, un datterino giallo e un pelato in succo di pizzutello. Io ho pensato a questa ricetta. Invece di utilizzare la classica mozzarella, io metto una fonduta di un grana padano DOP, un 12 mesi, prendiamo una stagionatura molto giovane. La fonduta è facilissima, basta avere della panna da cucina,
portarli in ebollizione, mettere una quantità da un mezzo litro di panna da cucina, 100-150 grammi di grano in ebollizione, frullare tutto, facciamo raffreddare un po' ed ecco la fonduta. Questi bellissimi, coloratissimi datterino giallo. Mettiamo un po' d'olio Evo e adesso andiamo a infornare. Ecco qua. Vediamo pure come si colora la fonduta, no? Del formaggio. Ecco qua. Ecco come si presenta la pizza appena uscita dal forno. Adesso andremo a completarla con questo pizzutello disidratato al forno. Questo lo mettiamo nel forno, questo pizzutello a 130 gradi per 4-5 ore. Ed ecco, queste sono belle sfoglie di pomodoro pizzutello. Sapore fantastico al palato, una cosa incredibile. La grande acidità del pizzutello va a contrastare un po' il datterino giallo, il dolce del datterino giallo. Quindi la croccantezza e la morbidezza. Abbiamo preparato un pesto di olio e basilico. Sono solo fogliolini di basilico con olio extravergine di oliva. Prendiamo un po' di sale Maldon e lo distribuiamo sulla pizza. È l'ultima cosa che facciamo. Ed ecco la pizza che sintetizza questi due pomodori, il datterino giallo e il pizzutello. Questa volta voglio creare una pizza che non è solo buona, ma sana. Io in questo momento vi presento una grandissima collaborazione con una biologa nutrizionista, Michelina Petrazzoli. Abbiamo creato questo menù funzionale sulla pizza, cioè il concetto pizza non solo buona ma sana. Giusto, dottoressa? Il nostro obiettivo era quello di andare a migliorare ancora di più quella che è la digeribilità di un impasto già di per sé digeribile e da fornire un'offerta che fosse nutrizionalmente completa e valida. Qui ho del datterino giallo, allora voglio fare una passata di datterino giallo. Mettiamo la passata del giallo sulla pizza. Poi ho pensato una cosa, dottoressa, quella di a metà cottura di inserire un altro pomodoro. Io inserisco il datterino rosso, guardo un po' pure dal punto di vista cromatico quanto è bella questa pizza. Prendo del fior di latte, dottoressa, io la taglio a julienne il fior di latte. L'idea qual è? È prendere il fior di latte, metterlo comunque in un contenitore, metto un filo d'olio, zest di limone, vado a prendere della polvere di aglio disidratato. Andiamo a distribuire bene e vado a posizionare questo fior di latte non cotto sulla pizza. Mettiamo dell'origano e poi ho pensato agli omega 3 con le alici di cetara, ma non è ancora completo se parliamo di funzionale. Allora che cosa faccio? Ti prendi il piatto che abbiamo creato, un piatto unico, perché? Perché posizioniamo la pizza con la riduzione di carboidrati e ci sta qua. E poi abbiamo la dolcezza dei datterini, io vado a inserire, ho voluto inserire il radicchio.
Per terminare ho pensato al cornicione. A volte il cornicione rimane nel piatto, no? Rimane nel piatto e che cosa fa? O viene buttato via oppure si fa fatica a mangiarlo il cornicione. Sono solo carboidrati assoluti. E allora ho pensato al nostro dressing. Allora, dottoressa, secondo me questa pizza può entrare nel menù funzionale. Ma direi anche sì, perché se vai a vedere abbiamo ridotto il panetto, quindi siamo passati dal 70-80% di carboidrati al 55-60% ed era un nostro obiettivo. Abbiamo i grassi buoni, saturi e insaturi, tutti insieme. Abbiamo le proteine, abbiamo le fibre. È un piatto unico per forma e in realtà è un piatto unico da poter mangiare tranquillamente. Ha la sua funzionalità. Certo, ha tutta la funzionalità e ci ricorda una cosa, che ognuno di noi è unico e che c'è un unico modo di mangiare correttamente. Buon appetito! Buon appetito.